Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovissimo video di pesca bolognese. Quest'oggi ci mettiamo in questa spiaggetta un po' più riparata perché andando un poco più avanti c'è il mare troppo agitato, quindi questa è l'unica soluzione e pescheremo sia col bigattino e anche proveremo con la mazzancolla ragazzi. E per scoprire come va non dovete saltare parti del video perché la parte che saltate potrebbe essere la migliore del video ragazzi. E se avete dubbi, domande sulle spallinate, sulla montatura, andate in descrizione e troverete il video dove io spiego tutte le spallinate che usiamo. Direi che ho parlato abbastanza ragazzi, prima di iniziare condividete, lasciate like ed iscrivetevi e attivate la campanellina perché dobbiamo arrivare a 500 iscritti ragazzi. Adesso buona visione. Allora ragazzi, andiamo con il primo lancio. A proposito di lancio, c'era uno di voi che saluto, ciao Jacopo, che mi ha scritto che voleva vedere un video su come lancio perché voleva capire come si lancia senza rompere niente. E gli avevo promesso che gli avrei fatto vedere un video di mio papà che sicuramente lancia meglio visto che ha più anni di esperienza. Quindi Jacopo, eccoti un video supremo solo per te. Guarda bene Jacopo, mi raccomando, guarda com'è la canna. Vedi la porta indietro, un po' laterale e poi quando arriva all'indietro si mette dritta e si lancia. E devi guardare dove tu vuoi che arrivi. Poi dipende da che canna hai quanto puoi forzare il lancio. Con queste canne non si sforza assai. E cosa molto importante con la sfallinata, bisogna frenare prima che tocchi l'acqua il filo. Si frena bloccando un attimo il filo oppure facendo un colpo con la canna verso l'alto. Delicato. Se non si fa ciò c'è un'alta probabilità che si ingarbugli tutto. Mi è capitato l'amo senza ardiglione ragazzi. Sì, proprio così. Stavo innescando il bigattino e noto che andava troppo facilmente, non opponeva resistenza. Controllo e non c'è l'ardiglione. Uno su un milione può capitare. Chi capita a me? Ragazzi, avevo allamato il primo pesce, solo che ha tagliato e si scoprirà dopo perché ha tagliato, perché questo colpevole lo catturerò. Ed eccolo qui ragazzi, rimanete qua per scoprire chi è il colpevole che ha tagliato. Voi scrivete nei commenti chi pensate che ha tagliato, ma ora, non dopo quando lo raccolgo, se no è barate. Aspetto l'onda. Dai ragazzi, non è gigante però ci può stare. Bella, no? Ai, cosa? Minchia. Comunque ragazzi pescheremo anche con questo. Mazzancolla. Mazzancolla. Oh wow. Come sta ragazzo? Ragazzi lo sento. Ho mangiato un paraghetto. Forse un paraghetto. No, non è che ha detto. Ragazzi, se chiediamo il chiodo è bello però, però anche qualche saracone e ne mettiamo la mazzancolla. Altro pesce per melo. Occhiata. Penso che è un'occhiata. Infatti. Ragazzi, ho avuto la toccatina, ho avuto la toccatona. Io volevo vedere mio papà con la mazzancolla che se l'è messa e quindi ho perso l'occasione, ho perso l'attimo. Io quell'attimo me lo riprenderò. Vamonos! Vaffanculo va! Di nuovo il mare si sta gonfiando. Come vedete sta parte bella! Ma perché a me non mi ha azzeccato? Ah, te ti ha azzeccato, a me no. Bastarda la miseria. Melo questa volta sembra avere un pesce più interessante degli altri. Madonna, che colpo di coda, questo non l'avevo visto.
E proprio perché non l'avevo visto pensavo fosse un pesce come gli altri, ma all'improvviso me lo grida il coppo, ovvero il guadino. Quindi non lancio e torno subito indietro ad appoggiare la canna. Qua sono. Beh, io mi preparo qua. Guardate che piega. Guardate che piega. Il pesce si fa sempre più vicino, ma io devo controllare anche le altre canne perché c'è il galleggiante che stava andando nel mare, quindi mi arretro piano piano per andare a sistemarlo. E quando sto per tornare arriva un colpo di onda che sposta il cefalo addosso a mio papà e si intorciglia tutto e si slama. E vabbè ragazzi, succede, pazienza, era soltanto un cefalo. Ragazzi, ma vediamo come si innesca la mazzangolla. Lo spezzi con le dita. Ovviamente prima si toglie il guscio, poi si taglia con le dita. Spezza con le dita così fa più odore nell'acqua perché si sfiletta tutto. Lo passi così almeno 2 pezzi. Ok, l'altro pezzo. Si mette così uno e si cuce. Ci proviamo così. E poi lo mangi tu. Sì, questo sì. Che rosso, Ragazzi, qui ho lamato per pochissimo un pesce veramente grande, però tagliato, quindi sicuramente un'occhiata molto grande. E finalmente anche la mazzangolla fa colpo. Buono, Già. La mazzangolla, ragazzi. La mazzangolla. Un sarghetto. Ragazzi, è febbraio, siamo venuti qui col giubbotto, con la felpa, la controfelpa, ci dovrebbe essere un freddo bestiale. C'è un sole che spacca le pietre, appena siamo arrivati alle 8 ci siamo spogliati tutti, ci siamo spogliati. E guardate che cosa prende mio papà, prende un pesce che in questo periodo non dovrebbe nemmeno vedersi l'ombra. Come? Ma un sauro, un carango, un carango. Pausa involtino e poi andiamo con l'ultima cattura di questo video. Ragazzi, finalmente prendo anch'io il mio secondo pesce, un bel pesciolino combattivo. Chiudo un po' la frizione, il mare si sta ancora di più agitando, vedete quanto schiuma, e questa cosa è buona. Qui si vede il pesce, ragazzi, è un'occhiata. Stavo dicendo, comunque il mare è buono che si sta agitando con questa schiuma che tira saraghi, però si sta anche alzando un fortissimo vento che ci rompe il cazzo, e quindi ragazzi siamo costretti ad andarcene. Si vola. Si sta volando, ragazzi. C'è Melo l'audace che cerca di un'ultima speranza. Voglio sentire di meno perché ho il microfono col paravento, ma non so come si sente, però penso che possiate un poco sentirlo, e se lo sentite voi col paravento pensate noi. Ragazzuoli, giunge al termine questo video. Oggi non faccio l'outro con la faccia perché c'è la webcam sotto carica. Ci siamo divertiti, sì, come sempre, però potevamo fare di meglio, ragazzi. Le condizioni erano buone, il mare era buono, l'unica cosa che c'era troppo sole, ragazzi, stava morendo di caldo. Ci doveva essere la bassa pressione, la perturbazione, le nuvole, e sicuramente non ci doveva essere quel vento maledetto
detto che si è buttato alla fine, perché se notate molte catture le facciamo quando c'è quell'attimo di sole scuro. Può sembrare una stupidaggine, ma intanto è vero. E quindi purtroppo quando c'è così tanto sole, poi magari anche perché i pesci vedono di più la lenza nell'acqua, vedono, si insospettiscono di più, non lo so, però senza sole si pesca meglio e anche senza vento soprattutto. Comunque questi sono tutti i pesci. Guardate anche qui con la mazzancolla che ci siamo mangiati, anche essa Melo ci ha voluto offrire i suoi pesci, quindi lo ringraziamo. E mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, condividete, guardate altri video pazzeschi che trovate qui a schermo e in descrizione. Dobbiamo arrivare a 500 iscritti e poi a 1000 iscritti e poi ancora più in alto, ragazzi, quindi iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!